Bene, eccoci qua, nuovo tutorial sul papermaking. Questa volta vedremo come fare fogli bicolore, fogli cioè che hanno due colori diversi per lato. Vedremo due soluzioni che però nella sostanza si differenziano poco l'uno dall'altra. In questo primo metodo bisogna avere a disposizione dei fogli colorati già pronti e asciutti, da combinare con dei fogli che invece devono ancora essere formati. Parto con la scelta dei colori e per colorare la carta uso i tovaglioli. Verde fucsia mi sembra un buon contrasto. Taglio il tovagliolo prima a strisce e poi in piccoli pezzi con delle forbici. La polpa la preparo unendo al tovagliolo un po' di carta bianca riciclata che schiarirà leggermente il colore. Frullo tutto. Raccolgo la polpa in un colino ed elimino più acqua possibile per poter usare i misurini. Siccome vengono uniti due fogli assieme, scelgo di farli sottili. Direi che una grammatura di 80 grammi al metro quadrato può andare bene. Alla fine si otterranno fogli da 160 grammi circa. Intanto ho preparato la bacinella con l'acqua e il cascio alto per fare fogli di formato A5. Ci verso la polpa, mescolo con un cucchiaio di legno e sollevo il telaio per formare il foglio. Tolgo il cascio e lascio il foglio sulla forma. Prendo il foglio asciutto di colore fucsia e lo appoggio sul foglio verde appena formato, cercando di farli coincidere. Il foglio fucsia inizierà ad assorbire l'acqua. Fate attenzione alle bolle d'aria. Preparo uno straccio e faccio la posa dei due fogli. Poi inizio ad eliminare acqua con una spugna. Tolgo la forma e la zanzariera, che serve per separare più facilmente il foglio dalla rete. Il foglio bicolore è finito, non resta che pressarlo e farlo asciugare. In questo secondo metodo l'unione tra i due fogli viene fatta quando entrambi, appena formati, sono ancora bagnati. Altro foglio bicolore, altre tonalità, sempre da tovaglioli. Questa volta un contrasto giallo-viola. Ho già preparato i due mix di carta bianca e tovaglioli. Inizio con il primo colore. Frullo e separo la polpa dall'acqua. Anche in questo caso faccio fogli da 80 grammi. Formo il foglio. Faccio la posa sullo straccio, ma questa volta non tolgo l'acqua con la spugna. Uso dei pezzi di scotch carta per fissare dei riferimenti per la posa successiva, in modo da aumentare la precisione nella sovrapposizione del secondo foglio. Metto da parte, per il momento, il foglio appena fatto e comincio a preparare quello di colore giallo. Dopo averlo formato, lo libero dal cascio alto. Lo sovrappongo al foglio viola ancora bagnato e zuppo d'acqua. Con la spugna inizio ad eliminare l'acqua. Premo per bene in modo da favorire anche l'unione dei fogli. Dopo la pressatura anche questo foglio finisce ad asciugare. Vediamo adesso il risultato. L'aspetto da controllare è l'unione tra i due fogli. Si tratta quindi di verificare se tengono bene oppure si staccano. Se piego i fogli non succede nulla, anzi, sono piuttosto flessibili. Direi che la tenuta è buona su entrambi. Non noto differenze nei due metodi.
Quindi possiamo dire che è possibile unire due fogli senza usare nessun tipo di colla. Come avete visto, la sovrapposizione nel secondo foglio non è riuscita proprio molto bene, nonostante io abbia usato lo scotch carta per fare da guida. Questo risultato non proprio eccellente si deve a esigenze di registrazione, infatti dopo aver fatto la posa del foglio l'ho dovuto spostare. E nel farlo lo straccio con il foglio sopra si è un po' deformato. Di conseguenza i due fogli non sono più riusciti a coincidere tra loro. Forse qualcuno si sta chiedendo cosa succede se prendiamo due fogli asciutti, li bagniamo e li uniamo assieme? Non succede niente, ma proprio niente, perché una volta asciutti si staccheranno tra loro. Per poter saldare due fogli, cioè perché si uniscano e quasi si incollino l'uno all'altro, è necessario che almeno uno dei due sia appena formato. Bene, alla prossima!